Insalata di stocco, carpaccio di stocco, frittelline di stocco, stocco coi funghi, tortino di stocco, aglio, olio, peperoncino e stocco, pomodoro, guanciale e stocco. Se non vi piace lo stocco, forse siete nel posto sbagliato. Buongiorno amici, la giornata di oggi inizia con questa splendida colazione qui a questo tavolo apparecchiato, sempre a Villa Contresì. Oggi lasciamo questo stupendo posto. La cosa interessante della colazione di stamattina è che seduti insieme a noi ci saranno niente poco di meno che Luis Andoni, chef del Mugaritz con moglie, e Alberta Derià. Ma voi della colazione probabilmente vedrete poco e nulla perché ci interessa fare chiacchiere con gli chef e quindi non ci mettiamo ad accendere telecamere. Però come premio di consolazione, se può bastarvi, vi faccio vedere la splendida vista che si gode da questo posto. La colazione di oggi è fornita dai ragazzi di Morè, la splendida colazione a Soverato che vi abbiamo già fatto vedere. E noto solo stamattina che c'è anche questa simpaticissima scala a chiocciola che finisce su questa torretta dove trovate Franci, e da qua si gode ancora meglio della vista di qui sopra. Many minutes later. Signori, benvenuti a Badolato. Sembrerebbe proprio un posto bellissimo. Adesso vediamo dove ci porta Bob. Siamo una comitiva di una trentina di persone. Beh, adesso seguiamo Bob un po' come i topolini seguono il pifferaio magico. Allora, stava per partire il tour di Badolato, ma al grido di "volete prima prendere una birretta?" ci siamo fiondati nel primo bar disponibile, quindi pausa birra prima. Questo era quello che aspettavamo, adesso Bob ce la spiega. Io lavoravo per Pocket Coffee e questo qua c'era la ragazza che lavorava con me che era di Catanzaro e che mi diceva altro che Pocket Coffee, questo si beve da noi. Sono molto orgogliosi di questo e Sì. sempre dal pacco da giù si trova sempre una brasiliana dentro, è una gazzosa al caffè. Più che altro è il racconto di tutti gli universitari che vanno fuori e che non vedono l'ora che arrivi il pacco con la brasiliana. Questo video è sponsorizzato da Brasilera. Bevi anche tu, Brasilena. Bene, dopo la birrettina più questa gazzosa al caffè, se non si fosse capito siamo un gruppo mega indisciplinato, dovevamo fare una visita a Badolato, non so se sia sfumata, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa adesso. C'è la guida che sta facendo fatichissima a tenerci tutti ai ranghi. La visita è durata 37 secondi. E ora ragazzi stiamo andando a mangiare, tanto per cambiare, al Catoio dello Spinetto. Il Catoio in calabrese, facciamo che ve lo faccio spiegare da Bob che è più bravo. Signori presenti, in ognuno saluto a tutti quanti, in ognuno saluto a tutti quanti. Notevole cambio di temperatura, sono contento già solo di essere entrato. E anche oggi il pranzo in qualche modo lo sfanghiamo. Franci, nessuno ti ha dato il permesso, È calda. E mentre sono tutti distratti, così timidi, eccetera, io li faccio sul tempo. La melanzana. Calde. Coppa. Ah, e poi voglio la ricotta fresca. Prendimela tu. Ah, bello. Ripartiamo Allora, da dove... ancora non vi disturbiamo con la musica. Questa giornata è un connubio di eccellenze calabresi. Abbiamo i suoni e i sapori. Tutti insieme, panzettina canta e non camisa bianca. E vino, non mi si asciuga lo cannarino. Vino quando uno puzzo, non mi si asciuga su cannarozzo. Salute! A questo punto qualsiasi cosa io possa dire sarebbe superfluo. Cannarozzo, rugola. Ma guarda che abbiamo capito tutto. Vero? Sì. Meno male che c'è Bob che traduce. E comunque salumi incredibili. Cestino di melanzane. Io oggi volevo tenermi, ma tanto so già come andrà a finire. Che ti tieni domani. Cosa sono? Pipe e patate. Peperoni e patate. Esatto. Grazie, avevo proprio bisogno di una cosa leggera. Sì, questo Un po' è di carboidrato unto. Svegliati amore, non dormire tanto. La luna con le stelle fanno la scia. La pasta che è sarda. Ragazzi, mai fidarsi di un calabrese che quando arrivi al bancone ti dice c'è solo questo. Adesso arrivano i primi, poi arriveranno i secondi. Bisogna arrivare preparati in questi luoghi, È bellissimo, non vado più via.
Non ve lo sto inquadrando, ma qui continuano ad arrivare cose buone. E questo è sempre morsello, come quello del primo giorno a Catanzaro, ma di baccalà, cioè di fatto trippa di baccalà. Buonissimo, molto più delicato. C'è una donna di Badoaso che ne va con uno di Rocella, tant'è che Rocella e Calone dicono che questa canzone l'ha scritta uno di là. Addio mia bella, non volevi che notte. Per questo motivo l'uomo invitava la donna ad affacciarsi il prima possibile a questa serenata, perché si stava facendo mezzanotte e poi veniva a base curcuma. Get to sleep. Everybody alla casa sua. Addio. Allora, voi vi beccate solo un piccolo estratto, ma in realtà sta suonando ininterrottamente da circa un'ora e mezza, ha un'energia che io non so dove arriva, dall'Anduia probabilmente, non lo so. Questi sono tutti gli strumenti che ancora deve finire di suonare e noi stiamo messi così. Chiudiamo con un po' di dolcetti calabresi e la cosa meno calorica che vedrai oggi, Franci, l'anguria. Una discreta magnatina calabrese e secondo me non hanno neanche spinto troppo. E dopo questo pranzo luculliano abbiamo fatto un po' di strada per giungere all'hotel che ci ospiterà per i prossimi 2-3 giorni, che poi sono anche i giorni del fest, che a breve vi racconteremo. Mizzica! Ci facciamo un tuffetto? Ci voleva proprio il tuffettino calabro. Come si sta bene? Non mi sono neanche domandato se questa camera fosse subacquea. Piscinati, riposati, docciati, anche un po' lavorati. Torniamo a mangiare, ragazzi. The next morning. Buongiorno amici e benvenuti in questa nuova giornata. Non vi sembra un po' il corridoio di Shining? Buongiorno amici e bentornati nel corridoio di Shining. Allora, in attesa del Bob Fest che si scatenerà questa sera, ora ci dirigiamo a una trattoria calabra qua nei pressi del nostro albergo. Ovviamente sempre su consiglio di Bob e chi altri. E ci siamo detti, vabbè, ma non sarà mica il caso di prenotare. A giudicare dalle macchine parcheggiate forse abbiamo sottovalutato la situazione. La taverna del borgo. Effettivamente super imballato di gente, d'altronde ragazzi è domenica in Calabria. Avremmo dovuto pensarci. Però credo che ci stia trovando una sistemazioncina. Qui, ci dice Bob, si mangia lo stocco. Un po' in tutte le sue versioni. Adesso vi spieghiamo di cosa si tratta. Come potete vedere, qui lo stocco regna sovrano. Ed è talmente in piena per lo stocco questo posto che ci tengono a segnalare che c'è anche un menù rustico senza stocco. Che cos'è lo stocco, ragazzi? Non è altro che lo stoccafisso, che non è esattamente il baccalà, anche se di fatto si tratta dello stesso animale, perché in un caso, nel caso dello stoccafisso, l'essiccazione avviene senza il sale, direttamente all'aria. Il baccalà è essiccato sotto sale. Dove l'hai letto, Gianni? L'ho letto su ChatGPT. Ricotta affumicata di Mammola, che è il paese in cui ci troviamo adesso, formaggi misti e una salsina piccante. Mai mancare in Calabria. Questo secondo me picca. No. Questo se non picca vado via, soprattutto. Picca, ragazzi, ma non è che picca tanto, cioè si può fare. Ma nel frattempo la tavola inizia a riempirsi. Insalata di stocco, carpaccio di stocco. Sono arrivati anche dei tocchettini di baccalà fritto con cipolle in agrodolce, frittelline di stocco e insomma ragazzi, se non vi piace lo stocco forse siete nel posto sbagliato. Si prosegue col tortino di stocco. Ve l'ho detto un sacco di volte, a me baccalà e stocco non piacciono, tranne quelli che mi fanno i calabresi. Sono super entusiasta, ragazzi, buonissimo. Lo dirà anche per la prossima regione dove faranno lo stocco, dicendo che sarà l'unica regione dove lo mangia. I calabresi non si battono. Credo di aver rubato qualche forchetta ai piatti di portata. Continua ad arrivare roba come se non ci fosse un domani. Ultimo piattino, stocco coi funghi. Sarò sincero, sono entrato dicendo tutti i piatti con lo stocco, magari ci facciamo anche 2 palle. Invece sono tutti buoni e tutti molto diversi in termini di consistenze, condimenti. Non pensavo che un solo ingrediente potesse essere così poliedrico e avere sfumature diverse da piatto a piatto. Molto interessante. Tutti piatti buoni, Quanto gli voglio bene, sono arrivati dei primi che sembrerebbero piuttosto clamorosi. Ha detto che ne arriva un altro, stile minaccia. Ah, ne arriva un altro? Per il momento abbiamo ne arriva la ricotta. aglio, olio, peperoncino e stocco e un altro fantastico vassoio di pomodoro, guanciale e stocco. E attenzione che ne arriva un terzo. Gli gnocchi, sono arrivati
gnocchi con speck, stock e funghi porcini. Stasera ci sarebbe il Bob Fest, non so se saremo ancora in grado di intendere di volere, ma per ora ci stiamo divertendo tanto. Per il pranzo di oggi non avrei potuto chiedere di meglio. Taverna del Borgo, un signor posto. Se volete mangiare tipico calabrese, una trattoria sincera. Prezzi onestissimi. Abbiamo speso 100 euro arrotondati da noi per eccesso in 5. Lascio a voi le considerazioni. E dal corridoio di Shining si parte per il Bob Fest. Ragazzi, il motivo principale per cui siamo venuti in Calabria, oltre al fatto che non eravamo mai venuti ed era uno scandalo, ma è partecipare al Bob Festival. Che cos'è il Bob Fest? Una grande festa? È una parola composta da due parole, Bob È fest. e Fest, La festa di Bob. di Bob. Che cos'è? È un festival organizzato da Roberto D'Avanzo. Bob, oltre a essere il suo soprannome, significa Band of Brothers, perché è tutto il gruppo dei ragazzi con cui lui lavora, Che ha preso a cuore la visibilità della Calabria. E praticamente ha richiamato un numero di chef, bartender, pizzaioli, vignaioli, appassionati da tutto il mondo. li riunisce tutti in Calabria una volta all'anno. E in questa edizione ci troviamo a Roccella Ionica. Si mangia, si beve a destra e a manca. È il nostro posto. Caso, ma c'era il trenino e non me l'hanno detto. Siamo entrati, ragazzi, finalmente Bob Fest 2025. Siamo riusciti a non farci linciare perché siamo entrati come accredito stampa, blogger, quel che l'è. Però c'era una coda di 1,5 chilometri. Io mi vergogno sempre come un ladro quando mi infilo davanti a tutti. Fai una veloce carrellata ai ragazzi prima che arrivino 2000 passa persone. Carrellatina. Noi siamo entrati qua e adesso ci facciamo fino a qua. E c'è una situazione, c'è fermento, c'è una situazione di stand, di cose da mangiare, profumi di tutti i tipi. Non ci sono ancora 1 miliardo di persone, ma penso che presto ci saranno. Ma tu sei un imbucato, tu hai il cartello scritto a mano. Esatto. Personalizzato. Questi sono tutti stand di pizza. Comunque, ragazzi, la location sul porto è veramente incredibile. Il primo panino, così, me l'hanno mollato in mano mentre passeggiavo. Non so neanche bene da dove arrivi. E perché? No, il perché sì. Col primo morso ci siamo. Melanzana, alganori e nduja. Abbiamo un fondo di acqua di melanzane, bergamotto, nduja ovviamente, e arricchiamo il tutto con axo di pesce spada e poi il buon kugusi. Questo sembra goloso prima ancora di assaggiarlo. Falla cattiva la melanzana. E mentre Franci assaggia, io mi sposto esattamente di 1 metro e li farò tutti così, ragazzi, fino in fondo. Abbiamo un tortello di podolica, ossobuco, susine ed erbe mare. Questo, tra l'altro, per chi lo volesse sapere, è il piatto di Osteria Zero a Taurianova. Perché non stiamo leggendo quello che c'è scritto là. No, la parte più bomba di questo piatto sono le susine. Buono, posso mangiare anche il secondo? Ok. Poi sbrigati, se no mangio anche il terzo. Ma io non so se di mole se ne intende quella persona là dietro. Poco. Fatto un corso ieri. Lo vedo più romano che... Grande Roy. Qui abbiamo 2 tipi di mole, è un mole poblano con di rosso e un mole verde dalla zona invece più di Oaxaca, sud del Messico, dove ci sono jalapeño, c'è pipicia, papalo, che sono erbe tipiche del Messico. Minchia, commento spagnolo tecnico. Si capisce che ci capisce perché ha pronunciato Oaxaca correttamente, cosa che non fa praticamente nessuno. È originale, non è... Allora è originale, allora è veramente Roy Caceres. Chef, ti posso chiedere se ce lo racconti? Ti ho visto un attimo titubante. Dovresti saperla, è una domanda facile. Allora, abbiamo preparato un'insalata di insalate marinate, Ok. cavoli, lattughe, pesce azzurro, sarde e acciughe, salsa base di arachidi e agrumi, olio al dragoncello e un po' di piante di scogliere, il finocchio di mare, la salicornia. Non poteva mancare il piatto di Chef Ambrosino. Certo che è mangiato con questo sfondo che sembra fatto con l'intelligenza artificiale. E schimi di Boddibi. Forza Napoli. Splash. Flash. È buonissimo, ma se devo dirvi, tutti i 3 o 4 piattini che abbiamo finora assaggiati erano pazzeschi. Cioè, il livello medio è altissimo. Grande Bob, che è riuscito a far convergere in questo porticciolo degli chef
pazzeschi. Stoccafisso e ventricelli cotti alla brace, poi cotti nel latte con erbe aromatiche, aglio e vino bianco. Sopra c'è una salsa messicana, salsa roja, a base di pomodori, cipolle, birra e ananas arrostito. Frullato sopra la cipolla sott'aceto e salsa ai 7 machos, 7 peperoncini. Allora, dopo il pranzo di oggi siamo piuttosto azzurri di stocco, ma quello di Eugenio Roncoroni sono molto curioso di provarlo. Questa salsina fa la differenza sullo stocco. Molto buono. Questo è un fusillone con pesto di finocchietto selvatico, mandorle, pistacchio e ricotta di pecora al bergamotto. La ricotta viene affinata con le foglie del bergamotto, quindi tira di più quella nota erbacea più che agrumata. C'è un fondo d'acciuga alla base e poi viene semplicemente cotto e mantecato con questo pesto. E giunge quindi il momento della pasta di Caterina Ceraudo. Lasciamene un po' perché mi sembra piuttosto buona a giudicare dalla tua espressione. Adoro il finocchietto e questa pasta qua è golosissima. Apparentemente potrebbe visivamente sembrare il piatto più semplice di quelli provati fino adesso. Questo condimento al finocchietto è tantissima roba. E in tutta questa Calabria c'è anche un po' di Sardegna. Assolutamente. Ma la bandiera dei Quattro Mori l'hai portata? L'asciugamano. Hai l'asciugamano? Ce lo facciamo andare bene lo stesso. Una soppressata col polpo. Con la leppa sarda. Abbiamo cucinato il polpo, poi l'abbiamo mischiato con sale, pepe, peperoncino. Abbiamo aggiunto un lardo magro di cinghiale selvatico dell'isola dell'Asinara. Affumicatura a stagionatura di 1 mese. Servito con il pane guttiao. Pane guttiao è sempre un piacere, come diceva anche un famoso spot. E anche la soppressata di polpo non è da meno. Fradis minoris, piacevole conferma. Mi piace quando gli chef reinterpretano le tradizioni locali portandosi dietro il loro bagaglio. Sardegna che incontra la Calabria. Ma chi te li scrive i testi, Eva? È un riso, alla base abbiamo fatto un garum di lievito, aggiungiamo poi un gel di cipresso del nostro giardino e un pepe selvatico dell'isola di Giava. Un calabrese che ti fa un risotto? Un calabrese che mi fa un risotto. Momento della verità. Direi che lo chef se la cava con i risotti. È buonissimo. Pausa birra. Ma come funziona questo festival? Perché a un certo punto voi direte sì, ma si mangia, si beve, che si fa? Allora si paga un biglietto d'ingresso che è di 100 euro, però mangiate e bevete quanto volete, robe buonissime. Gli chef li avete visti? Secondo noi è una figata pazzesca. Basta con queste telefonate, manco fossi occupato in sto periodo, voglio dire, non c'hai niente da fare. Meno male che ci siete voi che mi sponsorizzate. Esatto. Adesso me lo devi spiegare però, Chiatto. Sì. Calabrese. Se me lo spieghi in calabrese faccio 1 milione di views. È una melanzana che è stata fritta, poi marinata nel dashi, salsa di soia e zucchero e abbiamo aggiunto però l'anduia e della soppressata croccante. Mi fa ridere che noi stiamo assaggiando i piatti dei ristoranti milanesi che non abbiamo provato su al nord, qui al Bob Fest. Sono dei radiatori con sugo di tonno alla vaccinara, quindi come la coda alla vaccinara romana ma con un tonno fresco. Viene cotto con questo sugo di sedano, carota e cipolla molto ristretto e poi sopra vedi un pane al cioccolato, fondente e levistico. Scopro con piacere che Faro prepara anche piatti salati. E gli amici romani diranno, lo sapevamo benissimo, vaccinara di tonno. Buona. Abbiamo fatto una panzanella, ci abbiamo aggiunto pomodoro, basilico, origano, levistico, cipolla di tropea e abbiamo finito il peperone crusco e ce l'abbiamo messo sopra, che si chiama zaffarana. Panzanella è uno dei miei piatti preferiti ever. E ci bulliamo di un'inquadratura anche del dietro le quinte. Dalle retrovie. Faccio questo mestiere solo per poter passare dietro, così, senza un motivo. E non potevamo certo andare via senza assaggiare. Senza assaggiare? La frutta. Se Cédric Grolet fosse calabrese farebbe le merendelle. Ultimo, ma non meno importante, c'è un ragazzo che ci sa fare coi lievitati e col gelato. Stefano, conosci mica uno che qua dalle queste parti che è bravo coi lievitati? Allora, Giano assaggia la torta di rose, che è questa cosa qua bellissima. Io invece... A che gusto è il gelato? È fatto con l'albedo del cedro e la liquirizia. Franci, fai finta che non hai mai mangiato il gelato di Stefano. A questo gusto no, è buono la nota marognola. Sì, e poi alla fine arriva la liquirizia che dà quella dolcezza di sottofondo. Io avevo detto a Stefano, no, non la voglio. Per quanto siate sazi, non potrete mai dire di no a questa cosa qua. Nel frattempo, se fatta una certa, noi continueremo ad andare in giro a mangiare, perché ovviamente non ci si ferma, ma mettiamo via le camere perché... Perché basta con sto YouTube, e che cacchio, c'è anche una vita oltre YouTube. Chissà cosa succederà da qui in avanti. The next morning. Buongiorno amici, ripartono i vlog calabresi. Qui siamo in un banale parcheggio, ma perché è di qua che dovete guardare. Siamo a Gerace, sul cucuzzolo della montagna.
Ah, e là si vede il mare. Eh già, vi dovrete accontentare di questa inquadratura perché molto saggiamente ho deciso di non portare il drone. Obiettivo di questa visita a Gerace è infrattarci nelle viuzze, capire in casa di chi finiamo. Ecco, per esempio, questa è una strada chiusa. C'è una pace disarmante e non stiamo incontrando anima viva. Sai perché? C'è un sole che t'ammazza. A parte che è chiuso anche qua. Torniamo indietro. Un po' labirintica questa Gerace, per quanto penso siano 8 abitanti in tutto. Ecco Franci, se vogliamo fare la Calabria Wild ti ho anche trovato 2 materassi da portarci appresso. Ottimo, abbiamo scavallato i lavori, sempre dritto. Oh, vedo delle persone, ma allora c'è qualcuno in questo posto. Franci, cosa hai visto? Una canna fumaria molto creativa. Eh già, bellissimo. Voto all'intraprendenza 10 su 10. Allora, mi è venuta come voglia di brioche con la granita. Dopodiché così, dal nulla, improvvisamente, in quel di Gerace, trovi delle citazioni di Giovanotti. Mi ha incuriosito questa scritta. Panini tutti esauriti, oggi arrivano quelli sani. Venerdì pesce spada con Gelato al limone. Questo è un burlone. Scorcio Instagram che Franci mica ti puoi perdere. Proviamo lui. Sento parlare calabrese. Questa direzione mi ispira. Franci, stiamo ripescando gli ingredienti di questi piatti che non ci ricordiamo? No, il mio me lo ricordo perché il mio è cipolla di tropea e nduja. Quello di Gianni invece è alla geracese, acciughe, olive, peperoncino e pomodori secchi. Sembrano molto simili, ma in realtà sono 2 primi diversi. E quindi da quel di Gerace buon appetito, ragazzi. Abbiamo resistito alla tentazione di prendere anche degli antipastini misti, se no già so come va a finire. Però magari dopo scatta la situazione granita che abbiamo saltato stamattina. Se vuoi fa? Picca. Bene, deve. Se non picca qui, mi chiedo dove debba piccare la pasta. Hai qualcosa da dirmi? No, picca. Una parola sola, picca. Ma questo è il vlog di Franci, picca. Che mi si stavano brasando le papille, boccone dopo boccone. Quindi sei impossibilitata al dialogo. Sono impossibilitata al feedback. Picca? La mia no, ci sono acciughe, pomodorini secchi, olive, formaggio. È molto piacevole. Quartino di vino, mai mancare. Non lì, nel bicchierino, giusto? Ah, Gianni. ho sbagliato bicchiere. Nel bicchierino giusto, scusate. E si vola. Cambio. Assaggiamo quella di Franci con l'anduia. Piccantella la tua, però è un piccante. Devo dirvi, amici calabresi, fino ad oggi, siamo qui da 5 giorni, 6 giorni, non c'è ancora nulla che mi ha ucciso da un punto di vista di piccantezza. È tutto super abbordabile. Probabilmente non ho mangiato il piccante giusto. Mi aspettavo bombe a mano sul piccante, so che ci sono, per il momento ancora non le ho incontrate. E comunque massima stima per le persone che vivono in questi borghetti, in questi paesini dispersi nel nulla, con pochissimi abitanti, che sembrano fermi nel tempo, dove è tutto tranquillo, completamente diverso da dove viviamo noi. Bellissimi da vedere, non so se riuscirei a viverci, però sono veramente, credo, la cosa più bella che c'è nel nostro paese. Bene, piattino di pasta mega sincero. Ritorniamo alla macchina, sempre se riusciamo a districarci in questo dedalo di viuzze che è Gerace. Ma che bello! Poi ogni tanto, passi e vedi queste cose qua e dici wow. Io continuo a pensare che se qua viene un americano, un turista, cioè, non crede ai suoi occhi, pensa di trovarsi tipo sul set di un film, probabilmente. Cosa fai? A parte che con buona probabilità sei in casa di qualcuno. Ma poi cosa fai seduta lì, scusa? Faccio come i locali. Andiamo cuglioni. Nel frattempo arriva l'ora del tramonto, noi ci siamo spostati in quel di Davoli Marina, di nuovo in zona Soverato, e adesso ci andiamo a fare una cenetta. Franci è lì che gioca a Plants vs Zombies. No, ho lavorato finora. Però guarda caso purtroppo quando ti inquadro è il momento in cui stai giocando. È una troca questa cosa. Non riesco più a staccarla da questo gioco che peraltro abbiamo già finito tipo quel miliardo di volte. C'è una temperatura incredibile. Domani questo posto qua, sappilo, questo posto qua noi ci faremo allenamento perché stiamo diventando 2 panzoni. Io no. Ragazzi, siamo giunti al termine di questa 2 giorni e mezzo di Bob Fest. Stasera ci troviamo a Tenuta Torre Vedara, posto incantevole, dove ci sarà la cena di gala conclusiva. Ci sono tutti i migliori chef della Calabria. Un po' ve li abbiamo già fatti vedere ieri al porto. Questa sera non è aperta al pubblico, nel senso che il pubblico partecipa alla serata di ieri. La cena di gala conclusiva di questa sera è per gli addetti ai lavori, ristoratori, chef, amici e chi più ne ha più ne metta. Ma noi ve la documenteremo. Pronti via, si va subito di Negroni.
Da parte di acqua è salamoia e albumina, poi c'è crema di olive verdi e polvere di foglie d'ulivo. Meringa di Nino Rossi. È una cialda con miele, poi ci sono le olive ammaccate che sono classiche nostre, del finocchietto, del peperone secco. Piccolo amuse-bouche alle olive di chef Luigi Lepore. Potevamo mica saltare chef Biafora. Non dite Biafora, ragazzi, come faccio sempre io. Ma anche dire Haile è sbagliato, eh? Ristorante Ile e non Hail, come dicono tutti. Cioè non è inglese, è greco. Qua abbiamo fatto un lavoro sul peperone, totalmente cotto sulla brace, pelato, poi recuperiamo la polpa. Una parte lo smotizziamo nell'aceto di riso, l'altra parte invece la frulliamo e realizziamo il cannolo. L'acqua di vegetazione la facciamo diventare una salsa, concludiamo col finocchio di mare del nostro giardino che abbiamo messo sotto aceto. Sembra una cosa fighissima. Dobbiamo definitivamente andare a trovarlo. Tu pensavi di esserti liberata di noi? È una crostatina con crema pasticcera alla cipolla caramellata e una cialda di marmellata di cipolle. Prendine un altro. Caterina Ceraudo. E quindi eccoci anche da Luca. Buñuelos alle erbe ripieno di polpo. Sopra mettiamo 2 emulsioni, un'alba sabbia, una è ristretto del polpo e pugna. E poi grattugiamo sopra il tentacolo del polpo che lo trattiamo come se fosse una bottale. Luca Abruzzino. Che vi abbiamo già fatto conoscere perché siamo andati a pranzo da Brezza. Faccio il tris. Dobbiamo riprovare quelli di Nino perché non sono certo di aver capito perfettamente. Cambiamo ala. Non so se lui è bravo a fare le pizze. Senti? Oggi sono stagista, Oggi sei stagista? Stai di vecchio. Ho fatto grattugiare il limone. Però l'hai grattugiato in un modo che farà la differenza. Se capitate a Torino, ragazzi, non perdetevi la pizza in teglia di Enrico Murdocco. Che non è questa, perché in questo momento stava facendo da stagista a Veccia. Qui abbiamo alla base un pano sfogliato del maestro Massimiliano Prete. E che si sta improvvisando TikToker, tra l'altro. Ci prova. Un battuto di manzo con porcino arrosto, una demi-glace vegetale, spuma di nocciole di cardinale e cacao. Mix Massimiliano Prete, Roberto D'Avanzo, cioè mix Calabria-Piemonte. Cioè nocciole e carne cruda. Ed è un problema? No! A breve in questa stupenda sala si scatenerà l'inferno, non ve lo inquadreremo perché non ci piace fare le riprese da seduti che vi fate 2 palle tante, ragazzi. E ci vediamo al prossimo video. The next morning. No. Buongiorno. Sfuma l'idea di allenarsi. Non c'è mai stata, non sfuma proprio niente. Non c'è mai stata. C'è sempre stata la certezza di andare giù a fare colazione. Ciao campetto d'allenamento, ci abbiamo provato, anzi, no. Solo giornate splendide qui in Calabria, pure troppo si cuocicchia, vi dico la verità. Oggi torniamo a Soverato per farci un tuffetto perché ancora l'acqua non l'abbiamo mai toccata. Ottima idea, Gianni. Detto così sembra che non ci laviamo neanche. Beh, non si può certo dire che il mare della Calabria sia brutto, ragazzi. Giunge il momento di fare un bagno e voi direte era anche ora. Io e Franci abbiamo una modalità molto particolare per entrare in acqua, che è quella della sofferenza. Dell'anzianità. E dell'anzianità. Cioè, passetto per passetto, ogni passetto in avanti è un Poi quando più o meno il sole tramonta ci siamo tuffati. Ma quanto benessere in quel di Soverato. Adesso pranzettino volante e poi si sale, ragazzi, andiamo in Sila. Chi c'è in Sila? Un sacco di bella gente. State con noi per scoprirlo. Veloce ricapatina da Brezza. Sì, ragazzi, ci siamo già stati, ma era talmente buono che non abbiamo resistito e ci siamo tornati. Così proviamo qualche panino nuovo. Ciao Soverato, siamo stati molto poco, ma molto bene. A volta sono venuto, allegramenti, pedare spazzacui mi sta davanti, pedare spazzacui mi sta davanti.